Ciao a tutti e bentornati a chi mi segue già. Oggi faremo un tutorial carinissimo e molto semplice. Avremo bisogno di alcuni pezzi di stoffa, in particolare 3, di 15 cm x 15 cm. Da questi pezzi di stoffa noi ricaveremo dei cerchi. Questi cerchi hanno un diametro di 13 cm. Vi metterò nella descrizione sotto al video e anche qui sopra nella scheda il link diretto per andare al cartamodello, dove troverete appunto una sagoma di un cerchio. Se non avete opportunità appunto di farla a casa, io l'ho fatta con questo piattino qui. Ho messo il piattino, ho tracciato il contorno sul retro della stoffa e poi ho ritagliato. Se non avete appunto un piattino largo 13 cm, potete appunto scaricare questo cartamodello che vi ho messo sopra, dove troverete appunto un cerchio con il diametro di 13 cm e un semicerchio sempre con il diametro di 13 cm. Vi farò vedere più avanti a cosa servirà il semicerchio. Avremo bisogno di un bastoncino, questi qui sono quelli per gli spiedini e sono lunghi 30 cm. Avremo bisogno poi anche di un nastro, quello per fioristi. È un nastro, sembra carta, una carta verde, ed ha un lato con un leggerissimo strato di colla. Avremo poi bisogno di una stoffa verde. Al termine del video io metterò dei materiali che possono andare a sostituire lo stuzzicadenti e il nastro. Avremo bisogno anche di un'imbottitura. Ora mettiamoci al lavoro, ma prima vi ricordo di iscrivervi al canale se non lo avete già fatto, di attivare la campanella per le notifiche per restare aggiornati sulle prossime uscite e di lasciare un commento per farmi sapere cosa ne pensate del video. Buon lavoro e buona creatività a tutti! Dopo aver stirato i due semicerchi, dovremo sovrapporli uno sull'altro per 5 cm. Dopodiché prendiamo il nostro bocciolo, lo appoggiamo, quindi noi avremo il semicerchio interno che dovrà restare all'interno e quello esterno che rimarrà all'esterno, quindi non verrà esterno e poi interno, ma è interno interno ed esterno esterno. Adesso noi dovremo fare un punto filza tutto intorno, prendendo tutti questi tessuti che girano, non il bocciolo. L'unica accortezza sarà che tutte le stoffe devono stare alla stessa altezza. Questo passaggio ci serve per prendere il diametro. Adesso blocco un attimo con delle mollettine e come vedete il bocciolo passa perfettamente all'interno.
noi abbiamo bisogno di questo, che il bocciolo passi all'interno. Adesso noi con un punto filza prenderemo tutti gli strati di tessuto che sono qui. Mi raccomando, l'unica accortezza appunto è che siano tutti alla stessa altezza. Adesso andremo a rivestire questo bastoncino di legno semplicemente facendolo girare su se stesso su questo nastro. A questo punto noi inseriamo il bastoncino così, facendolo uscire di 3-4 cm. Comunque l'importante è che entri all'interno del nostro bocciolo. Se lo mettete troppo lungo, ovviamente potete tagliare un pezzettino dopo. A questo punto, una volta che noi abbiamo misurato, ecco qua, più o meno così, noi qui dovremo mettere della colla a caldo per bloccare appunto la stoffa. Allora, prima di terminare il lavoro mettendo la foglia e quindi chiudendo tutto quanto qui il gambo, se il tulipano non dovesse essere venuto bene sotto, perché magari si vede 1 o 2 punti di quando abbiamo risvoltato, possiamo mettere un piccolo pezzettino di feltro, ovviamente verde, qui sotto a fare tipo da calice. Come possiamo inserirlo? Noi pieghiamo questo qui, poi la piccola sagoma la troverete nel cartamodello insieme alla foglia. Noi possiamo quindi piegare questo piccolo pezzettino qui con una forbice ben appuntita, fare un piccolo taglio
dove praticamente entrerà il gambo. Quindi noi inseriremo il gambo qui, facciamo scivolare questo piccolo calice e con un goccino di colla possiamo tranquillamente mettere attaccare appunto questo calice, che non si vedrà, cioè sarà piuttosto diciamo discreto, anche perché il tulipano non ha in realtà il calice sotto, però se il lavoro non viene perfetto dobbiamo trovare una soluzione, insomma. Quindi possiamo tranquillamente mettere questo, che rimane comunque discreto, non si vede più di tanto, poi insomma con la foglia e tutto, e questa è un'alternativa. Nel caso abbiate già messo la foglia, a questo punto allora fate un piccolo taglio qui e lo inserite in modo che abbraccia il gambo. Qui ovviamente dovrete fare un lavoro più minuzioso rispetto al semplice buco. Bene, i miei tulipani sono terminati, come vedete alcuni ho messo le foglie e gli altri li devo terminare ancora, quindi poi provvederò a fare appunto il bouquet con tutte quante le foglie. Io questi tulipani li metterò in un vaso. Vi avevo detto che vi avrei dato dei materiali sostitutivi per fare questi tulipani di stoffa. Uno di questi è il feltro. Io ho questo punto di verde, ma ce ne sono tantissimi in commercio di punti di verde. Quindi del panno Lenci, che è più morbido e sicuramente adattissimo per fare appunto le foglie. Potete anche sostituire il nastro, quello lì che appunto vi ho fatto utilizzare dei fioristi, lo potete utilizzare sempre con il panno Lenci, tagliando una striscetta più o meno di 1 centimetro e la volgete tutta quanta intorno al bastoncino, ovviamente applicando la colla a caldo, perché sennò non vi si tiene. Questo infatti ha di comodo che è leggermente adesivo e quindi uno fa presto, ecco, diciamo, a ricoprire il bastoncino. Poi vi dico anche il prezzo. Io questo nastro qui l'ho pagato, eccolo qua, 1,20 euro, quindi parliamo di cifre veramente piccole. Poi i bastoncini, vi do il prezzo anche di questi, eccolo qui, 1 euro, sono tanti, sono 60, eccolo qua, sono 60 pezzi da 30 cm per un diametro di 3 mm. Il diametro lo potete tranquillamente cambiare, io ho utilizzato questi perché ho trovato questi, ma potete farlo anche di un diametro di 4-5 mm senza problemi. E poi possiamo sostituire anche il gambo con delle cannucce. Queste qui sono le comunissime cannucce di plastica, quelle che scusate, mi sfoga tutto, ecco, quelle che si piegano e che si allungano. Diciamo che però di vantaggioso hanno il fatto che se uno vuole fare il fiore che si piega lo può fare, mentre invece con il bastoncino non lo può fare. Quindi anche questa è una valida alternativa. Il metodo per ricoprirle è lo stesso, identico dei bastoncini, quindi o con il nastro da fioristi o con il feltro. Io qui non ho trovato nessun tipo di problema, come potete vedere. Infatti questa qui è fatta con la cannuccia e questi qui sono fatti con i bastoncini. Un'altra idea molto carina è appunto regalarlo il giorno della festa della mamma. Questo è un pensierino che io trovo carinissimo, mettendo appunto una bustina con dei cioccolatini e un fiocchetto che riprenda la stoffa, viene un pensierino veramente stupendo, anche perché il tulipano nel linguaggio dei fiori vuol dire appunto amore. A me non resta quindi che salutarvi e rimandarvi al prossimo video, ma prima vi ricordo di iscrivervi al canale se non lo avete già fatto, di attivare la campanella per le notifiche per restare aggiornati sulle prossime uscite e di lasciare un commento se volete, in modo da farmi sapere che cosa ne pensate. Mi raccomando anche di condividere il video, quindi voi contribuite attivamente alla crescita del canale. Avrò così la possibilità di fare sempre nuovi tutorial per voi. Ciao!